OTC, OTC go. Houston flight. Houston flight is go. Safety console. Safety consoles go. SRO. SRO is go. And CDR. Discovery is go. Discovery launch director. Go for Discovery. We're going to take this one on down to the wire. We'll go through our polls here and take you on down to 5 minutes and see if we can't get you a good flight today. Sounds like a great plan, Mike. Specified airship Nicholasm case for Athens, plane it, soon to be X, slashed her tires and has made threatening comments to her. She's concerned he might return. And forgive this at 32. 10-4. Lee Bailey era appena arrivato alla sua scrivania quando si accorse che Ross Emmy lo fissava, come in attesa. Le linee severe della sua faccia si indurirono. «Che cosa vuoi?» Il capo ti cerca, Lee. Vuole che tu vada da lui immediatamente. «D'accordo». Sammy se ne rimase lì senza battere ciglio. «Ho detto d'accordo», scattò Bailey. «Vattene adesso». Ross Emmy girò sui tacchi e tornò al solito lavoro. Bailey si chiese irritato perché lo stesso lavoro non lo potesse fare un uomo. Perché? Esaminò il contenuto della borsa del tabacco e fece qualche calcolo mentale. A 2 pipate al giorno poteva tirare fino alla prossima distribuzione. Uscì lentamente dall'angolo riservato. Si era conquistato un angolo riservato 2 anni prima e attraversò la sala comune. Simpson alzò gli occhi dai congegni dello schedario mercurico e disse: «Il capo ti cerca lì». «Lo so, Ross Emmy me l'ha detto». Dall'interno dello schedario uscì un nastro in codice, mentre il piccolo strumento frugava nella sua memoria e analizzava il risultato per fornire le informazioni archiviate nella scintillante superficie di Mercurio. «Gli darei un calcio nel sedere a quel Ross Emmy», disse Simpson. «Ma non ci tengo a rompermi una gamba. Sai, l'altro giorno ho visto Vince Barrett». «Ah, sì?» «Cercava di farsi ridare il suo lavoro, o qualunque lavoro qui al dipartimento. Il ragazzo è disperato, ma che potevo dirgli? Il suo lavoro lo fa Ross Emmy adesso. E così gli tocca fare il garzone per una fabbrica di lieviti. Ah, era un ragazzo in gamba, piaceva a tutti». Bailey si strinse nelle spalle e disse, con più asciutezza di quanto intendesse: già, è una cosa che dobbiamo sopportare tutti». Il capo aveva diritto a un ufficio personale. Sulla porta di vetro smerigliato c'era scritto Julius Enderby, a belle lettere impresse nel cristallo. Più sotto, questore della città di New York. Bailey entrò e chiese: «Voleva vedermi, questore?» Enderby alzò gli occhi. Portava gli occhiali perché aveva i bulbi sensibili e non poteva permettersi le normali lenti a contatto. Solo dopo essersi abituati alla vista di quegli aggeggi si riusciva a prestare attenzione alla faccia, che del resto non aveva nulla di notevole. Bailey sospettava che il questore portasse gli occhiali per l'aria di importanza che gli davano, non perché avesse gli occhi sensibili. Il questore lo guardò con evidente nervosismo. Si lisciò i ciuffi, si appoggiò allo schienale e disse, fin troppo cordialmente: Prego, siediti lì. Siediti. Bailey si mise a sedere rigido e aspettò.
Enderby chiese. Come sta Jessie? E il ragazzo? Bene, rispose Baley piatto. Molto bene. E la sua famiglia? Bene, bene. Ripeté Enderby. Era stata una falsa partenza. E Baley pensò. C'è qualcosa che non va nella sua faccia. E a voce alta disse: Questore, vorrei che non mi mandasse a cercare la Ross Emmy, capisce? Sai come la penso su queste cose lì? Ma l'hanno messo qui e dobbiamo pur fargli fare qualcosa, no? Mi mette a disagio, signore. Dice che lei vuole vedermi e poi rimane lì impalato. Sa cosa intendo. Devo dirgli materialmente di andarsene, o resterebbe lì in eterno. Sì, scusa, Baley, questa è stata colpa mia. Gli ho dato il messaggio e ho dimenticato di specificare che una volta eseguito l'ordine poteva tornare al suo lavoro. Baley sospirò. Le pieghe agli angoli degli occhi, intensamente scuri, si accentuarono. Comunque, lei voleva vedermi? Sì, lì, sì, Disse il questore. ma non per una cosa facile. Si alzò, girò la schiena e si incamminò verso la parete alle spalle della scrivania. Toccò un bottone invisibile e una sezione del muro divenne trasparente. Baley batté gli occhi perché non si aspettava l'improvvisa inondazione di luce grigia. E il questore sorrise. Mi sono fatto installare questo trucchetto l'anno scorso. Lì non credo di averlo mai mostrato a nessuno. Vieni a dargli un'occhiata, vieni, vieni. Ai vecchi tempi tutte le stanze avevano un affare così, pensa te. Si chiamavano finestre. Lo sapevi? Baley lo sapeva perfettamente, perché aveva visto parecchi romanzi storici. Ne ho sentito parlare, disse. Vieni, vieni qui. Baley si sentì rabbrividire un poco, ma fece come gli era stato chiesto. C'era qualcosa di indecente nell'esposizione di una camera privata alla luce del mondo esterno. A volte il questore spingeva le sue manie medievali fino all'estremo. Come per gli occhiali, pensò Baley. Ecco cos'era, ecco cosa lo faceva sembrare strano. Baley chiese: Scusi, questore, porta occhiali nuovi? L'altro lo guardò con una certa sorpresa, si tolse gli occhiali e li rimirò. Poi guardò Baley. Senza quegli aggeggi, la sua faccia sembrava più rotonda e il mento più pronunciato. Aveva un'aria imbambolata, perché i suoi occhi non riuscivano a mettere a fuoco le cose. Enderby rispose di sì. Si rimise gli occhiali sul naso e aggiunse con autentica rabbia: Ho rotto i vecchi 3 giorni fa. Fra una cosa e l'altra non sono riuscito a sostituirli prima di stamattina. Lì ho passato 3 giorni d'inferno. Per via degli occhiali? E di altre cose. Ci arrivo, con calma ci arrivo. Si voltò verso la finestra e Baley lo imitò. Con un brivido, Baley si accorse che stava piovendo fuori. Rimase perso per un minuto nello spettacolo dell'acqua che cadeva dal cielo, mentre il questore trasudava orgoglio, neanche fosse opera sua. È la 3ª volta questo mese che guardo la pioggia. Bello spettacolo, non ti pare? Controvoglia, Baley dovette ammettere che era impressionante. In 42 anni di vita aveva visto raramente la pioggia o altri fenomeni della natura. Commentò: «Bah, mi sembra uno spreco che tanta acqua si versi sulla città. Dovrebbe cadere solo nei bacini», Oh lì, disse il questore. sei un inguaribile uomo moderno. Questo è il tuo guaio. Nel Medioevo la gente viveva all'aperto
E non intendo solo nelle fattorie, ma nelle città anche. Perfino a New York si viveva all'aperto. Quando pioveva, la gente non pensava che fosse uno spreco. Era contenta. Viveva a contatto con la natura. È molto più sano ed è molto meglio. La vita moderna ha divorziato dalla natura e da qui vengono i guai. Qualche volta leggi come andavano le cose nel secolo del carbone. Bailey l'aveva già fatto. Aveva sentito troppa gente lamentarsi dell'invenzione della pila atomica e lui stesso brontolava quando le cose andavano male o quando semplicemente era stufo. Lamentarsi è una caratteristica innata della specie umana. Nel secolo del carbone la gente imprecava contro la macchina a vapore. In una commedia di Shakespeare un personaggio lamentava l'invenzione della polvere da sparo. 1000 anni dopo ci si lamentava per la fabbricazione del cervello positronico. Bah, all'inferno! Disse Bailey cupo. Mi stia a sentire, Julius. Non era sua abitudine prendersi certe confidenze con il questore nelle ore di lavoro, anche se l'altro gli dava sbrigativamente del tu. Ma stavolta gli sembrava il caso di fare un'eccezione. Mi stia a sentire. Lei sta parlando di tutto meno della ragione per cui mi ha fatto chiamare. E questo mi preoccupa molto. Di che cosa si tratta? Il questore rispose. Ci arrivo lì, ma fammi fare a modo mio. Sono guai lì. Bailey ribatté. Sicuro, su questo pianeta non ci sono altro che guai. Guai con Ro? In un certo senso sì. Mi chiedo quante altre rogne il vecchio mondo potrà sopportare. Quando ho fatto installare la finestra, non è stato solo per guardare il cielo. Volevo tener d'occhio la città. E adesso mi chiedo che cosa ne sarà fra un altro secolo. Il sentimentalismo del superiore ripugnava a Bailey, ma non poté fare a meno di contemplare il mondo esterno con una punta di fascino. Anche incupita dal cattivo tempo, la città offriva una vista spettacolare. Il dipartimento di polizia si trovava ai piani superiori del municipio e il municipio svettava molto in alto. Dalla finestra del questore si vedeva la cima delle torri più basse. Sembravano tante dita puntate al cielo. Le pareti erano lisce e senza aperture. Erano i gusci esterni dell'alveare umano. Quasi mi dispiace che stia piovendo, disse il questore. Non riusciamo a vedere Spacetown. Bailey guardò verso ovest, ma era come aveva detto il questore. L'orizzonte era offuscato dal maltempo. Le torri di New York sbiadivano sempre più nella nebbia e sparivano in un indistinto sfondo biancastro. So già com'è Spacetown, disse Bailey. Mi piace come appare da qui, fece il questore. Si distingue appena nell'intervallo fra i due settori di Brownswich. Cupole basse sparse dappertutto. È questa la differenza fra noi e gli spaziali. Noi viviamo affollati in poco spazio e dobbiamo costruire le torri per starci tutti dentro. Loro si permettono una cupola per famiglia. Ogni famiglia ha la sua casa. E fra le cupole c'è spazio. Hai mai parlato con uno spaziale lì? Sì, qualche volta. Circa un mese fa ho parlato con uno di loro al suo intercom, disse Bailey paziente. Sì, ricordo. Ma sto andando nel filosofico. Noi e loro. Due modi di vita diversissimi. Lo stomaco di Bailey cominciava a contrarsi un po'. Più tortuoso era il modo in cui il questore affrontava l'argomento, più micidiale doveva essere la conclusione. Disse:
Va bene, ma cosa c'è di tanto sorprendente? Non si può pretendere che 15 miliardi di persone, quant'è la popolazione della Terra, possano permettersi una cupola per famiglia. Quelli hanno tutto lo spazio che vogliono sugli altri pianeti. Che vivano a modo loro. Il questore tornò alla sua poltrona e sedette. Gli occhi fissavano Baley senza battere ciglio, lievemente rimpiccioliti dalle lenti concave. Disse: Non tutti sono così tolleranti sulle differenze culturali. Sai, fra noi e gli spaziali. Va bene, e quindi? Quindi 3 giorni fa uno spaziale è morto. Ci siamo. Gli angoli della bocca sottile di Baley si sollevarono un po', ma l'effetto sulla faccia lunga e triste fu irrilevante. Disse: Che peccato. Una malattia contagiosa? Un virus? Un raffreddore, forse? Il questore parve stupito. Ma di cosa stai parlando? Baley non si preoccupò di spiegare. La precisione con cui gli spaziali avevano eliminato le malattie dalla loro società era ben nota, e la cura con cui evitavano gli infetti terrestri, per quanto fosse possibile, era ancora più nota. Peccato che il questore non avesse il senso dell'umorismo. Baley disse: Facevo tanto per parlare. Di che è morto? Si voltò verso la finestra. Il questore rispose: Di asportazione del petto. Qualcuno ha usato un fulminatore contro di lui. Baley sentì la schiena irrigidirsi. Senza voltarsi disse: Cosa? Omicidio. Rispose dolcemente il questore. Tu sei un uomo di mondo. Sai che cos'è l'omicidio, vero? Finalmente Baley si girò. Ma uno spaziale? 3 giorni fa? Sì. Chi è stato? Ma come? Gli spaziali sostengono che è stato un terrestre. Non è possibile. Perché no? Tu non li ami, io nemmeno. Chi li vuole su questo dannato mondo? Qualcuno ha spinto il suo disamore un po' più in là. Questo è tutto. Sicuro, ma... C'è stato l'incendio alle fabbriche di Los Angeles, c'è stata la sommossa anti-Ro a Berlino e i disordini a Shanghai. Va bene. Tutto parla di scontento crescente. Forse c'è una specie di organizzazione. Questore, io non capisco. Mi sta mettendo alla prova per qualche motivo? Cosa? Il questore sembrava onestamente stupito. Baley lo tenne d'occhio. 3 giorni fa uno spaziale viene ammazzato e gli spaziali pensano che ci sia sotto un terrestre. Finora tamburellò le dita sul piano della scrivania. Non è emerso niente. Ho ragione? Questore, è semplicemente incredibile. Giù da ballerino. Se una cosa del genere accadesse sul serio, la città di New York salterebbe in aria. Tutta quanta. Il questore scosse la testa. Non è così facile. Guarda, lì sono stato fuori 3 giorni e ho parlato con il sindaco, sono stato a Spacetown e a Washington DC e anche al Terrestrial Bureau of Investigation. Ah sì? E che le hanno detto i ragazzi del TBI? Che la rognetta è nostra e ce la teniamo. Spacetown è sotto la giurisdizione di New York. Ma con i diritti extraterritoriali? Lo so, ci sto arrivando, con calma. Lo sguardo penetrante di Baley fece distogliere gli occhi del questore. D'un colpo sembrava che i ruoli si fossero invertiti
e che il superiore fosse Bailey. Quest'ultimo accettava il fatto. Gli spaziali possono cavarsela da soli la loro patata bollente, Aspetta un minuto lì. pregò il questore. Non farmi fretta. Sto cercando di parlarti in tutta onestà, da uomo a uomo. Voglio che tu conosca la mia posizione. Io ero là quando si è sparsa la notizia. Avevo un appuntamento con lui, con Roy Sarton. La vittima? La vittima. Altri 5 minuti e avrei scoperto il cadavere io stesso. Sarebbe stato un bello shock, sai? Ti assicuro che è stata una cosa brutale, veramente brutale. Mi sono venuti incontro e mi hanno informato. E da allora ho passato 3 giorni di incubo. E a peggiorare tutto ci si è messa pure la mancanza degli occhiali. Per fortuna questo non succederà più. Ne ho ordinati 3 paia. Bailey cercò di figurarsi la scena. Gli pareva di vederle, le figure allampanate degli spaziali che si avvicinavano al questore e gli davano la notizia nel loro modo scarno, privo di emozioni. Immaginava Julius che si toglieva gli occhiali e cercava di pulirli, ma sotto la pressione degli eventi li faceva cadere e guardava i frammenti con un fremito delle labbra piene e morbide. Bailey era certo che per buoni 5 minuti il questore si era preoccupato molto più degli occhiali che dell'omicidio in sé. Mi trovo in una maledetta posizione, Disse il capo. Come hai detto, gli spaziali hanno diritto all'extraterritorialità. Possono svolgere indagini in proprio e riferire ai rispettivi governi quello che vogliono. I mondi esterni si serviranno dell'incidente per fare un'esorbitante richiesta di indennizzo. E tu sai che conseguenze avrebbe questo agli occhi dell'opinione pubblica terrestre, vero? Per la Casa Bianca accettare il pagamento equivarrebbe a un suicidio politico e non pagare sarebbe un'altra forma dello stesso suicidio. Non ha bisogno di disegnare il quadro a me, disse Bailey. Era solo un ragazzo quando gli argentei incrociatori venuti dallo spazio avevano fatto sbarcare i contingenti armati a Washington, a New York e a Mosca per ottenere i pagamenti di loro spettanza. Il questore proseguì. Dunque lo vedi anche tu. Pagare o non pagare è un guaio lo stesso. L'unico modo per venirne fuori è trovare l'assassino per conto nostro e consegnarlo agli spaziali. Tocca a noi, capito? Perché non al TBI? Anche se la giurisdizione è nostra, c'è la questione dei rapporti interstellari. Il TBI non vuole sporcarsi le mani. La patata scotta ed è finita proprio fra le nostre dita. Per un attimo alzò la testa e guardò il subordinato in modo penetrante. E questo non va bene lì. Tutti noi rischiamo di perdere il lavoro. Bailey disse. Sostituirci in massa? Balle. Non esistono tanti uomini addestrati che possano mandare avanti il dipartimento. Però Disse il questore. esistono i RO. Cosa? Ro Sammy è solo all'inizio. Fa il fattorino, altri fanno i vigili. Maledizione, è lì, non capisci? Conosco gli spaziali meglio di te e so cosa stanno combinando. Ci sono RO che possono fare il tuo lavoro e anche il mio. Verremo declassati, non credere. E alla nostra età l'ufficio di collocamento non dà molte speranze, sai? Contrariato, Bailey disse. D'accordo, d'accordo.
Il questore temette di aver esagerato. Mi spiace, Lee, mi spiace tanto, ma dovevo dirtelo. Bailey annuì e tentò di non pensare a suo padre. Il questore conosceva la storia, ovviamente. Bailey disse: «Quando è cominciata questa storia delle sostituzioni?» Ma non fare l'ingenuo, Lee. È stata una cosa graduale e va avanti da 25 anni. Da quando sono arrivati gli spaziali, ti ricordi? Sta solo cominciando a colpire più in alto. Questo è tutto. Se sbagliamo questo caso, è un bel passo verso la fine dei sogni rosei di pensionamento. D'altra parte, lì, se lo risolviamo, possiamo allontanare quel pericolo di molto. Possiamo farlo scomparire nel futuro. E per te sarebbe un successo personale. «Per me?» chiese Bailey. Certo, tu sarai l'investigatore in carica lì. Non ho una qualifica così alta, questore. Sono solo un C5. E vorresti la C6, vero? La voleva? Bailey conosceva i privilegi che comportava la qualifica superiore. Un sedile sulla strada celere nell'ora di punta e non solo dalle 10 alle 4. Più ampia possibilità di scelta sul menù della sezione, forse una speranza di un appartamento migliore e un biglietto per il solarium. A Jessie avrebbe fatto molto comodo. «La voglio», disse. «Sicuro che la voglio, perché non dovrei? Ma che mi succederà se non riuscirò a risolvere il caso?» Ma lì, perché non dovresti risolverlo? Stornò il questore. Sei un buon agente, uno dei migliori che abbiamo. Bailey protestò. «Ci sono almeno 6 uomini con la qualifica più alta nella mia divisione. Perché dovrei essere preferito?» Bailey non lo disse forte, ma le sue parole alludevano al fatto che il questore abbandonava il protocollo solo nei casi di estrema emergenza. Il questore incrociò le braccia. Per 2 ragioni. Prima di tutto, tu non sei soltanto un agente per me, ma anche un amico. Non ho dimenticato che siamo andati a scuola insieme. A volte può sembrare che me ne sia scordato, ma è tutta colpa della qualifica. Io sono il questore e tu sai ciò che significa. Ma son pur sempre tuo amico e questa è una grande occasione per la persona giusta. Voglio che l'abbia tu. «E va bene, questa è la numero 1», disse Bailey senza calore. La seconda è che ho bisogno di un favore. Penso che anche tu ti consideri mio amico. «Che specie di favore, questore?» Il questore attese un attimo. Voglio che lavori insieme a uno spaziale in questo caso. È una condizione posta dagli spaziali stessi. Hanno acconsentito a non denunciare l'assassino. Hanno acconsentito che ci occupassimo noi delle indagini, ma in cambio vogliono che un loro agente partecipi alle ricerche, fin dal principio. Bailey disse sarcastico. A quanto pare non si fidano di noi. E il questore ribadì. Devi capire il loro punto di vista. Se la faccenda non viene trattata con il massimo scrupolo, un certo numero di loro si troverà nei guai con i rispettivi governi. Concediamo loro il beneficio del dubbio lì. Voglio credere che si comporteranno bene. Sono sicuro che lo faranno, questore. È questo il loro guaio. Il questore non colse, ma continuò. Sei disposto ad accettare la collaborazione di uno spaziale lì? Me lo sta chiedendo come favore, questore? Sì, lì hai capito. Te lo chiedo come favore. Ti chiedo di accettare l'incarico con tutte le clausole che gli spaziali hanno preteso. Bailey aspettò un attimo e guardò fuori dalla finestra. Allora accetterò il collaboratore. Il questore, leggermente più sollevato, continuò. Grazie, Lee. Dovrà abitare da te.
Cosa? Adesso non esageri. Mi rendo conto, Lee. Ma tu hai un appartamento grande, 3 stanze e un solo bambino. Puoi sistemarlo e poi non ti darà nessun fastidio. Credimi, è necessario. Bailey, pensieroso, disse: a Jessie non piacerà. Il questore, così ansioso che gli occhi gli sembravano scavare 2 fori negli occhiali, fece: Dirai a Jessie che se fai questo per me, io tenterò di farti saltare una qualifica quando tutto sarà finito. Ti promuoverò C7, lì C7. E Bailey disse: d'accordo, è un affare. Bailey fece per alzarsi, vide l'espressione di Enderby e sedette di nuovo. C'è altro? Lentamente il questore annuì. Un'altra cosa. E sarebbe? Il nome del tuo collaboratore. E che importanza ha? Gli spaziali, Disse il superiore. hanno sistemi particolari. Il collaboratore che hanno scelto non è... Gli occhi di Bailey si spalancarono. Aspetti un minuto. Devi farlo lì, devi farlo. Non c'è altro sistema. E dovrei tenermi in casa un affare come quello? Te lo chiedo come amico. Disse il questore. No, assolutamente no. Lì, per questa faccenda non mi fido di nessun altro. Quante volte te lo devo ripetere? Devo cantartelo per caso? Dobbiamo cooperare con gli spaziali. Dobbiamo riuscire se vogliamo tenere lontane le navicelle degli spaziali dalla Terra. Ma non possiamo riuscire con i vecchi metodi. Quindi il tuo collaboratore sarà uno dei loro RO. Se il caso riesce a risolverlo lui, se si sparge la voce che siamo inefficienti, per noi tutti è la rovina. E intendo noi come dipartimento, capisci? Quindi ti trovi per le mani un lavoro doppiamente spinoso. Devi lavorare con lui, ma accertarti che sia tu a risolvere il caso. Hai capito bene? Bailey pensieroso disse: vuol dire che devo collaborare al 100% con quell'affare e poi devo tagliargli la gola? Dargli una pacca con una mano e stringere il pugnale con l'altra? E il questore disse: Che altro possiamo fare? Non c'è alternativa. Lì Bailey stette un attimo indeciso. Non so cosa dirà Jessie. Le parlerò io se vuoi. No, questore, tirò un profondo respiro. E ora mi dica il nome del mio collaboratore. Si chiama Ro Daniel Olivav. Bailey disse tristemente: non è il momento degli eufemismi. Accetto il lavoro, quindi diciamolo per esteso. Robot Daniel Olivav.